mandato via tutte le persone che stavano qui. In questo episodio siamo stati nel posto più misterioso di tutta la Sardegna. Un blitz speciali, centinaia di blitz apposta non presa al sole. Una valle abitata dagli hippie, ma ciò che abbiamo trovato è stato qualcosa di sconcertante. Ciao da Jack, oggi mi trovo nel nord della Sardegna, nel promontorio di Capotesta. Andremo a visitarlo, ma soprattutto andremo a scoprire Cala Grande, conosciuto anche come Valle della Luna. Si tratta di uno dei posti più magici della Sardegna perché è abitata ancora dagli hippie che vivono nelle caverne. E là in fondo c'è la Corsica con Bonifacio. E qui sotto ci sono altre due calette a dir poco spettacolari. Wow. Proviamo a scendere senza ammazzarci. Cala spinosa. Bruttina l'acqua, wow, pazzesco. I massi e le rocce che vedi qui nel nord della Sardegna non le vedi da nessun'altra parte, cioè sono veramente incredibili. Ora sto andando alla ricerca di un cespuglio, è un cespuglio molto particolare perché all'interno si arriva fino a una grotta che adesso vedrete se lo trovo. È questo qui. Eh sì, molto stretto, si fa fatica a scendere. La tana del coniglio. La tana del bianconiglio. Occhio. Si vede qualcosa? Sì, si vede la luce. Spettacolo puro. Un bel riparo dal sole, fresco. È una bella grotta questa. È scivoloso. Sembra di essere dentro un film. Non ho mai visto film così belli. Da qua si può scendere ed arrivare al mare. Se la tentiamo, può scendere. Ormai mi sento temeraria. Ormai lì ci sono praticamente delle tavole di pietra. Hai visto l'erosione? Capotesta è un insieme di labirinti di sentieri che ti portano in tutto il promontorio e in calette in posti del genere. Penso che per scoprire tutto quanto, tutti i posti, ci vuole almeno una settimana. Ora direzione verso Valle della Luna. Adesso prenderemo il sentiero, sarà un bel sentiero e ci porterà appunto a Cala Grande. E quando facciamo dei trekking scegliamo sempre gli orari migliori. Ora sono le, non so se si vede, 12:22. Ti giri a destra, a sinistra e vedi sempre cose senza senso. Non so quanto possa rendere sul video, ma vi assicuro che dal vivo è qualcosa di spettacolare. È no sense completo, cioè boh. Rocce su rocce di dimensioni inaudite. Sembra che sono caduti centinaia di meteoriti e comunque dovevamo andare a Valle della Luna, ma ci stiamo fermando perché è impossibile andare avanti. Bisogna ammirare, contemplare. Eh sì, è proprio impossibile andare avanti. Ora sono sopra la torre di vedetta e anche da qui si può ammirare tutto il panorama del promontorio. Blitz speciali, c'erano centinaia di cellule. Sì. Sono passate non prese al sole. Fondamentalmente perché non è legale il campeggio abusivo, però là ci sono le stanziali da 50 anni, tanta gente si accampa lì con tutti i disagi. Quest'anno era proprio un ambiente hippie, non spaccio, cose, era proprio si era tornati un po' vecchi. Qui dagli anni 60 in poi hanno vissuto degli hippie, alcuni vivevano stabilmente in questa valle anche per 12 mesi all'anno, creandosi dei rifugi di fortuna grazie a grotte e caverne create dalla natura stessa. Viene chiamata Valle della Luna per il colore delle sue rocce, grigie, e al chiarore di luna raggiunge anche un colore ambrato molto particolare e unico. In questo luogo vivono persone in cerca di tranquillità o con uno stile di vita anticonformista
quindi scegliendo di vivere in modo alternativo. C'erano sia persone che abitavano qui stabilmente, ma anche tanti turisti o chi voleva passare solamente qualche notte facendo campeggio libero e godersi tutto questo immenso splendore. Ci sono rocce a sinistra ma anche a destra, perché questa è una vallata molto grande, suddivisa in varie calette. La valle principale è lunga 500 metri. Fino adesso ho parlato passato, perché qualche giorno fa c'è stata un'ordinanza, sono venute giù le forze dell'ordine e praticamente hanno sgomberato tutta la valle, mandato via tutte le persone che stavano qui. Potete notare che le rocce hanno veramente delle forme particolarissime. Questo qui invece è l'unico punto di acqua potabile in tutta la vallata. Abbiamo sentito dei rumori e sicuramente c'è qualcuno che non ha abbandonato la valle in via definitiva, ma si è nascosto. Ecco, siamo quasi arrivati. Ciao. Buongiorno. Questo è sicuramente un posto dove viveva qualcuno. Qui infatti c'era il grande totem, vi lascio una foto se la trovo, e questi invece sono i resti di ciò che ne rimane. È veramente un posto molto suggestivo questo. Tanti venivano qui anche per meditare, per fare yoga, per contemplare la natura. Chi viene qui adesso può pensare che sia una cala come un'altra, ovviamente come un'altra fino a un certo punto, perché un paesaggio così lunare non si trova da altre parti, ma in realtà qui viveva una vera e propria comunità, in estate raggiungeva anche il centinaio di persone e ora invece non c'è più nulla, se non qualche fisso che magari si nasconde e che le acque non si calmano un pochino, ma nulla di più. Questo luogo da sempre conta migliaia di visitatori che vengono a vederlo da tutto il mondo ogni giorno. Quella credo sia la sicurezza. Ora ci riposiamo un attimo qui all'ombra, vediamo e mangiamo. Qui c'è ancora del cibo. Abbandonato all'improvviso, ci sono ancora scarpe. Sì, in fretta e furia. Una brandina con forse delle giacche e delle coperte. Altre borse. Questo qui invece è il bagno, dove facevano i bisogni più grossi. Vediamo se troviamo qualche grotta, ciò che ne rimane. Qui ci troviamo qualcuno. C'è ancora tutta la storia. Farmaci. Qualche cassetta con degli oggetti dentro. Le grotte venivano completate con altre piccole pietre e rocce per coprire magari i buchi dove tirava di più vento e ne messe una sopra l'altra. E qui si può scalare quanto si vuole. Qui c'è un'altra grotta e lì c'è il mare. Vediamo se troviamo altro da questa parte. Adesso c'è la zona più rocciosa dove serve un po' arrampicarsi. E sotto c'è un piccolo bivacco. Certo che hanno delle forme assurde le rocce. Levigate dal vento per migliaia di anni, milioni di anni, prendono delle forme veramente uniche. Bottiglie nascoste. Ora non so di preciso le dinamiche che hanno portato l'amministrazione territoriale e le forze dell'ordine a sgomberare completamente tutta la zona. Le posso immaginare, ad esempio, possono essere il discorso del preservare la natura, quindi non inquinarla, non buttare rifiuti. Un altro discorso è quello del campeggio libero, che in Italia è assolutamente vietato. E non me la sento di dare un giudizio personale, perché non conosco le modalità in cui queste persone sono state sfrattate, diciamo, persone che vivevano qui da mesi, da anni, anche da decenni, e non so come si comportavano effettivamente, se tenevano pulito l'ambiente o seppure inquinavano anche loro, non ci facevano caso. I rifiuti che avete visto anche voi nel video, ci sono anche di persone che vivevano qui, però c'è da dire, qualche giorno fa non hanno avuto neanche magari il tempo di prendere le loro cose o pulire un attimo e andarsene, ma anche di persone che vengono qui a visitare questo posto. Tante persone, tanti turisti, quando visitano un posto lasciano i rifiuti e non se li portano mai a casa. Ora proviamo a vedere tutta la zona qui sulla destra.
Questo sembra un semplice riparo. Spero solo che tutto questo paradiso non venga mercificato al turismo di massa, come sta già avvenendo in altre parti della Sardegna, d'Italia, del mondo, dove si deve pagare un ticket per entrare, per vedere, per usufruire, per stare in mezzo alla natura. È la mia preoccupazione più grande e spero anche che non diventi un grandissimo parco giochi. La selezione che hanno fatto di liberare tutto questo territorio dalle persone che ci vivevano deve essere fatto per preservare il più possibile la natura. Oggi è la giornata nazionale dei cespugli. I nascondigli più belli sono sempre quelli dentro il cespuglio. La taglio questa. Qui c'è un altro mini nascondiglio, attrezzato da campeggio, ombrellone, un ampio spazio dove anche si mettevano a cucinare, a grigliare magari il pesce che pescavano. Sono costanze. E qui altri ripari con delle canne di bambù che servivano da tettoia. Altre ossa, un osso di un dinosauro presumo. Si potrebbe stare qui dei giorni per scoprire, vedere tutte le abitazioni, caverne, luoghi dove la gente del posto abitava, perché alla fine dei conti questa era veramente la loro casa. Anche lì dentro sicuramente c'è qualcosa. Cosa pensavi? Pensavo ai pastori che comunque loro vivaccano, tra virgolette, sempre per lavoro, col diretto che l'hanno sempre fatto. Quindi gli abitanti di questi posti erano dei pastori, magari tanti anni fa. Comunque questo posto ha molta storia e veniva conosciuto anche dai romani, dove estraevano dalla roccia. Quello che vi posso dire è di venire qui a visitare questo posto perché è veramente incredibile. Quindi se venite qui in Sardegna non perdere la possibilità di vedere un posto del genere, è unico al mondo. E se questo video vi è piaciuto o questa tipologia di contenuti vi piace, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mettetemi un bel like per supportare il mio lavoro e iscrivetevi su YouTube perché per me è davvero molto importante. E noi ci vediamo nella prossima avventura. Ciao da Jack! Ciao!